Fatmalti min modir att mer skyldig kaupa flej och fagrar orer farao brutt med vikingum stanna upp i Stavni. Benvenuti in questo viaggio attraverso la storia e le origini dei Norreni, un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'Europa e oltre. I Norreni, comunemente noti come vichinghi, erano abili navigatori, esploratori, commercianti e guerrieri provenienti dalle terre del nord Europa, principalmente dalla regione che oggi comprende la Norvegia, la Svezia e la Danimarca. La loro storia inizia intorno alla fine dell'VIII secolo, un periodo caratterizzato da grandi cambiamenti sociali e politici nelle loro terre d'origine. Questi cambiamenti furono uno dei fattori chiave che spinsero i Norreni a esplorare e viaggiare oltre i loro confini tradizionali. Il termine Norreni è spesso assimilato al termine vichinghi, sebbene quest'ultimo termine sarebbe specifico per quel ristretto gruppo di Norreni esploratori e guerrieri che a bordo di drechi navigavano per mare e compivano scorrerie. Per comprendere pienamente l'eredità dei Norreni, dobbiamo immergerci nelle loro origini. Le loro radici possono essere rintracciate nelle antiche tribù germaniche del nord Europa. Questi popoli condividevano una cultura simile, lingue germaniche e una forte tradizione orale che trasmetteva miti, leggende e poesie. La religione norrena, con le sue divinità come Odino, Thor e Freyja, ha avuto un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e nelle credenze di questi antichi popoli. La società norrena era organizzata in clan familiari, guidati da capi chiamati Jarl o Re. Questa struttura sociale era basata su un sistema di lealtà e protezione reciproca, che giocava un ruolo cruciale nelle loro spedizioni e conquiste. I Norreni erano conosciuti per le loro abilità nella costruzione di navi. Le loro imbarcazioni, come i famosi drakkar, erano progettate per essere veloci, agili e capaci di navigare sia in acque profonde che in fiumi poco profondi. Questa abilità nella costruzione navale fu uno dei fattori chiave che permise ai vichinghi di viaggiare così ampiamente, raggiungendo le coste dell'Inghilterra, la Francia, l'Islanda e perfino l'America del Nord. Le incursioni vichinghe iniziarono alla fine dell'VIII secolo e continuarono per circa 3 secoli. Queste incursioni erano inizialmente rapide e concentrate sul saccheggio dei monasteri e dei villaggi costieri. Tuttavia, con il tempo, si trasformarono in insediamenti stabili e commercio. Luoghi come la Normandia in Francia e la Danelaw in Inghilterra sono esempi di queste influenze norrene. Nonostante la loro fama come guerrieri feroci, i Norreni erano anche commercianti, artigiani e agricoltori. Stabilirono rotte commerciali che si estendevano dall'Europa orientale fino al Medio Oriente, portando con sé merci come pellicce, ambra e schiavi, e ritornando con argento, spezie e tessuti. La cultura norrena era ricca e complessa, con una forte enfasi sulla poesia, l'arte e l'artigianato. L'arte vichinga è facilmente riconoscibile per i suoi intricati motivi intrecciati e le rappresentazioni di animali. La scrittura runica era un altro elemento distintivo della loro cultura, utilizzata non solo per scopi pratici ma anche in contesti rituali. Con il cristianesimo che si diffonde lentamente nelle loro terre, verso la fine del primo millennio, iniziò un periodo di cambiamento per i Norreni. La conversione al cristianesimo portò a un'integrazione maggiore con il resto dell'Europa, segnando la fine dell'era vichinga come tradizionalmente conosciuta. Nel complesso, l'eredità dei Norreni è profondamente radicata nelle culture di molte nazioni europee. La loro storia non è solo quella di guerre e conquiste, ma anche di scoperte, innovazioni e un profondo impatto culturale che continua a risuonare fino ai nostri giorni. Il termine norreno ha radici linguistiche profonde, derivando dal nordren della loro lingua, che significa settentrionale. Questa parola è una fusione di nord, e del suffisso aggettivizzante, ön, che a sua volta ha origine dal proto-germanico nurtroniaz. Questa etimologia riflette non solo una semplice direzione geografica, ma anche un'identità culturale distintiva sviluppatasi nel corso dei secoli.
Tra l'VIII e il IX secolo, l'aggettivo Norren venne adottato per indicare i popoli di tutta la penisola scandinava. Questa ampia applicazione del termine riflette l'unità culturale e linguistica della regione in quel periodo. Da Nordr deriva anche Nordmadr, che in latino medievale diventa Nordmannus, da cui il termine normanno, letteralmente uomo del nord. Questa denominazione divenne celebre in tutta Europa, specialmente dopo le incursioni vichinghe, come evidenziato dalla famosa preghiera dei monaci. Dio ci salvi dal furore normanno. La distinzione tra i diversi gruppi di norreni viene evidenziata anche nella cronaca anglosassone, che differenzia i vichinghi norvegesi pagani di Dublino, Nordmannum, dai vichinghi danesi cristianizzati del Danelaw, Daene. Oltre a queste denominazioni, i norreni erano conosciuti come Ascomanni dai Germani, un nome che potrebbe derivare dal mitico antenato Askr. In Irlanda venivano chiamati Lochlanach, mentre gli anglosassoni usavano i termini Dene e Dena per riferirsi ai danesi. Questa varietà di nomi riflette l'ampia interazione dei norreni con diverse culture e popoli. Nel contesto degli slavi orientali, balti, ugrofinnici, bizantini e arabi, i norreni erano noti come Rus o Ros, un termine che potrebbe derivare da Roz o dall'area di Roslagen in Svezia centro-orientale. Quest'area fu il punto di partenza per molti norreni che si diressero verso le terre slave. Gli archeologi e gli storici ritengono oggi che questi insediamenti scandinavi nelle terre slave abbiano contribuito alla formazione dei nomi di Russia e Bielorussia. Inoltre, gli abitanti dell'estrema Europa orientale e i bizantini usavano il termine variaghi, uomini giurati, per riferirsi ai norreni. Questa denominazione era particolarmente usata per descrivere i membri della Guardia Variaga, un'elite di soldati che servivano come guardia del corpo degli imperatori bizantini. Questi guerrieri erano noti per la loro lealtà e per le loro abilità in battaglia, diventando una parte essenziale della storia militare bizantina. Mentre il termine norreni descrive l'insieme delle popolazioni originarie della Scandinavia nell'era medievale, vichinghi si riferisce specificamente a un sottogruppo di questi popoli. Questa distinzione è cruciale per comprendere la complessità e la diversità della cultura e della storia norrena. I vichinghi, nel senso più stretto del termine, erano quei norreni che partecipavano a spedizioni esplorative e guerriere oltre i confini delle loro terre native. Questi individui erano noti per le loro abilità navali e belliche, navigando per mari e fiumi su navi notoriamente chiamate drechi o drakar. Queste navi, celebri per le loro prue scolpite a forma di draghi o serpenti, simboleggiano il potere e il terrore che i vichinghi evocavano nelle terre che raggiungevano. Le scorrerie vichinghe, iniziate intorno alla fine dell'VIII secolo, rappresentano uno dei capitoli più famosi e temuti della storia medievale. I vichinghi colpivano con rapidità e brutalità, spesso prendendo di mira monasteri isolati e comunità costiere indifese in Europa. Queste incursioni non erano solo per il saccheggio, erano anche esplorative e volte all'espansione territoriale. Ad esempio, la fondazione di insediamenti vichinghi in Islanda, Groenlandia e persino brevi esplorazioni nell'America del Nord dimostra la portata e l'ambizione delle loro imprese navali. Tuttavia, è importante notare che non tutti i norreni erano vichinghi. La società norrena era complessa e stratificata, composta da agricoltori, artigiani, commercianti e persino poeti e legislatori, mentre i vichinghi guadagnarono fama o infamia per le loro scorrerie e conquiste. La maggior parte della popolazione norrena rimase nelle proprie comunità, impegnata in attività quotidiane come l'agricoltura, il commercio e l'artigianato. Pubblicheremo in futuro un video dedicato ai vichinghi, raccontando più nello specifico la loro epopea. Inoltre, la transizione dalla tradizionale religione norrena al cristianesimo durante il periodo vichingo ebbe un impatto significativo sulla società norrena. Questo cambio religioso non solo influenzò le credenze e le pratiche culturali, ma anche modellò l'interazione dei norreni con altre culture europee. Le recenti ricerche archeogenetiche hanno notevolmente ampliato la nostra comprensione dei norreni, rivelando una complessità etnica e culturale ben maggiore di quanto precedentemente ipotizzato.
Studi condotti tra il 2015 e il 2021 hanno mostrato che i norreni non costituivano un gruppo etnico omogeneo. La variabilità nelle caratteristiche fisiche, come il colore dei capelli, che poteva variare dal biondo al castano e al nero, rifletteva influenze genetiche dal sud Europa e dalla steppa euroasiatica. Nonostante questa diversità, due elementi distintivi univano i norreni: la lingua norrena e la mitologia norrena, da loro definita in forni sidr, il costume antico, in contrapposizione al inni sidr, il costume nuovo, ovvero il cristianesimo. Questa distinzione culturale e linguistica è fondamentale per differenziarli dai Sami, un altro popolo indigeno della Scandinavia. Nel tentativo di comprendere i norreni, gli antichi etnografi greco-romani li classificavano in vari modi. Erano noti come Illeviones nella penisola scandinava e Ingaevones lungo il Mar del Nord. Tuttavia, le descrizioni del mondo classico erano spesso infarcite di miti e pregiudizi, come evidenziato dalle stravaganti storie di Plinio riguardo agli abitanti delle isole del nord, con orecchie talmente grandi da coprire il resto del corpo. Una fonte più affidabile è De Origine et Situ Germanorum, di Tacito, che offre un'accurata descrizione di diverse tribù germaniche, tra cui i Sueoni, i Varni, i Teutoni, gli Angli e gli Auioni. Tacito li riconosceva come popoli germanici appartenenti agli Ingevones, offrendo una prospettiva più concreta sulla loro organizzazione sociale e culturale. Giordane, nel VI secolo, nel suo De Origine Actibusque Getarum, fornisce un'ulteriore analisi, descrivendo la Scandinavia, Scanza, come utero delle nazioni e i suoi abitanti come i più alti e feroci dei Germani. Queste descrizioni riflettono un crescente interesse per distinzioni linguistiche, geografiche e culturali più accurate. Sul piano pratico, i clan norreni si differenziavano anche in base alle loro attività e destinazioni di razzia e conquista. Quelli che si concentravano sull'Inghilterra, nel Danelaw, provenivano principalmente dalla Danimarca. Coloro che si diressero verso l'Irlanda e l'Islanda erano prevalentemente norvegesi, mentre quelli che esplorarono l'Ucraina e l'impero bizantino provenivano in maggioranza dalla Svezia. Il percorso religioso e culturale dei norreni attraversa diverse epoche storiche, ciascuna con le sue peculiarità e influenze. Il proto-norreno, che iniziò a distinguersi dal ceppo proto-germanico tra il I e il III secolo, si sviluppò durante quello che in archeologia è noto come l'età del ferro romana. Questo periodo è caratterizzato dagli influssi dell'impero romano sulle popolazioni al di là delle Alpi. Le prime testimonianze dei culti norreni in questo periodo ci giungono attraverso le opere di Tacito, in particolare nel suo trattato Germania. Qui Tacito descrive le pratiche religiose e i culti delle tribù germaniche, fornendo uno sguardo unico sulle loro tradizioni e credenze in un'epoca in cui il proto-norreno iniziava a formarsi. Passando alla successiva età del ferro germanica, che inizia intorno al 550 d.C., entriamo nell'era di Wendel in Scandinavia. In questo periodo, le testimonianze di Giordane nel De Origine Actibusque Getarum offrono preziose informazioni. Egli scrive circa un secolo prima dell'evoluzione del proto-norreno nella lingua norrena, delineando un quadro delle tradizioni e dei culti del tempo. Passando alla successiva età del ferro germanica, che inizia intorno al 550 d.C., entriamo nell'era di Wendel in Scandinavia. In questo periodo, le testimonianze di Giordane nel De Origine Actibusque Getarum offrono preziose informazioni. Egli scrive circa un secolo prima dell'evoluzione del proto-norreno nella lingua norrena, delineando un quadro delle tradizioni e dei culti del tempo. L'ultimo periodo significativo in termini di sviluppo religioso è l'epoca vichinga, che si conclude con la cristianizzazione di tutti i popoli scandinavi. Durante quest'epoca, il panorama religioso e culturale norreno si arricchisce e si evolve significativamente. La mitologia norrena, con le sue divinità come Odino, Thor e Freya, acquista una forma più definita e un ruolo centrale nella vita quotidiana e nelle credenze di queste popolazioni. La cristianizzazione, iniziata verso la fine dell'epoca vichinga, segna un punto di svolta nella storia religiosa norrena.
Questo processo non solo introduce una nuova religione, ma porta anche a profondi cambiamenti culturali e sociali, segnando la fine di un'era e l'inizio di un nuovo capitolo nella storia scandinava. Durante l'epoca tardo-antica, la religione delle popolazioni germaniche occidentali era caratterizzata da una forte connessione con la terra e la natura, simboleggiata dai Vanir. Inoltre emergevano divinità eroiche o di guerra, più comuni nelle culture romane e in seguito negli Aesir. Significativamente il nome Ingaevones, usato da Tacito per indicare i popoli germanici del Mar del Nord, derivava da Ing o Inguo, figlio di Manno. Questo nome, collegato al dio della fertilità Freyr, conosciuto anche come Yngvi Freyr, sottolinea l'importanza della divinità nella cultura e nella religione dei tempi antichi, come confermato anche da Snorri Sturluson nella saga degli Ynglingar. Nel suo De origine et situ Germanorum, Tacito descrive anche il culto di Nertus, spesso associata a Njordr, una divinità maschile dei Vanir. Il rito descritto da Tacito include un carro sacro, tori, un sacerdote e un misterioso bagno rituale, sottolineando la sacralità e il mistero che avvolgeva queste antiche pratiche religiose. Durante il periodo delle migrazioni si assistette a un cambiamento nel pantheon germanico. Odino, Odin, guadagnò importanza, forse sostituendo Tyr come divinità principale. Questo passaggio rispecchia un'evoluzione nella religione e nella mitologia germanica. L'associazione di Tyr con altre divinità supreme indoeuropee, come Zeus o Giove, indica la sua importanza originaria, anche se non vi sono prove concrete che supportino una sua equivalenza con Odino nelle varie regioni. Nel periodo proto-norreno, la figura di Wodin evolse in Odin, come dimostrato dai reperti dell'era di Wendel, come bratteati e pietre runiche, che ritraggono scene mitologiche. Questi ritrovamenti sono in linea con i racconti di Snorri Sturluson sugli dei indigeni Vanir e il loro successivo rimpiazzo da parte degli Aesir. La Scandinavia, culla dei Norreni, vide la nascita di diverse città importanti durante l'epoca vichinga. Queste città non solo fungevano da centri commerciali e politici, ma erano anche luoghi di grande importanza culturale e religiosa. Tra le prime e le più importanti possiamo menzionare Birka, situata sull'isola di Björkö, nel lago Mälaren, che fu un importante centro commerciale già nell'VIII secolo. Hedeby, situata nell'odierna Schleswig-Holstein, al confine tra la Germania e la Danimarca, Hedeby era un'altra città commerciale di grande rilevanza. Kaupang, situata nell'attuale Larvik, fondata intorno all'800 d.C. Uppsala, Svezia. Oltre ad essere un centro commerciale, Uppsala era anche un importante centro religioso. E infine Ribe. Fondata attorno al 700 d.C., Ribe è considerata una delle più antiche città della Danimarca. Queste città rappresentavano il cuore pulsante della vita economica, politica e religiosa norrena. Erano nodi cruciali nelle reti commerciali che si estendevano ben oltre i confini scandinavi, testimonianza della loro abilità nel commercio e nella navigazione. Le città scandinave erano anche centri di potere, dove si prendevano decisioni politiche importanti e dove si sviluppavano l'artigianato e la cultura. La presenza di templi e luoghi di culto nelle città sottolinea inoltre l'importanza della religione nella vita quotidiana norrena. I templi erano non solo luoghi di preghiera, ma anche centri per la comunità dove si svolgevano eventi sociali e cerimonie. La lingua norrena, evolutasi dalla lingua proto-norrena tra il VII e l'VIII secolo, rappresenta un capitolo fondamentale nella storia linguistica e culturale norrena. Questa lingua germanica, strettamente legata ad altre lingue dell'epoca, come l'antico inglese e l'antico sassone, permetteva un certo grado di mutua intelligibilità tra le diverse popolazioni germaniche del nord Europa. La lingua norrena si articola in due principali dialetti, il dansk tunga o norreno orientale, parlato nelle regioni orientali della Scandinavia, e il donsk tunga o norreno occidentale, prevalente nelle regioni occidentali. Questi dialetti, nonostante alcune differenze, erano sufficientemente simili da permettere una comprensione reciproca tra i parlanti, riflettendo una certa fluidità e interazione tra le varie popolazioni norrene.
Col passare del tempo, in particolare dopo il XIII secolo, si assiste a una significativa evoluzione linguistica che porterà alla formazione delle lingue scandinave moderne. Il norreno orientale si trasforma in quello che oggi conosciamo come svedese e danese, mentre il norreno occidentale dà origine all'islandese, al norvegese e al faorese. La lingua norrena non era solo uno strumento di comunicazione quotidiana, ma anche il mezzo attraverso cui venivano tramandati miti, leggende e poesie. Opere come l'Edda poetica e l'Edda in prosa redatte in norreno sono testimoni preziosi di un patrimonio culturale che ci permette di comprendere in modo più approfondito la mitologia, l'etica e la visione del mondo dei norreni. La loro lingua, quindi, non era soltanto un mezzo di comunicazione, ma anche un potente strumento culturale che ha plasmato la loro identità e ha lasciato un'eredità duratura nella storia del Nord Europa. E con questo giungiamo alla fine del nostro viaggio. Spero che abbiate trovato questo video sia informativo che stimolante e che vi abbia offerto una nuova prospettiva su questo affascinante capitolo della storia. Se vi è piaciuto il video, vi invito a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale. Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci aiuta a creare contenuti sempre più interessanti e approfonditi. Inoltre, ho una notizia entusiasmante per voi. Se questo video raggiungerà un buon numero di visualizzazioni, pubblicheremo una serie dedicata alla storia dei Vichinghi e dei Normanni, esplorando non solo le loro conquiste e la loro cultura, ma anche il loro impatto duraturo in Europa e oltre. Ma non è tutto. Abbiamo anche in programma uno speciale sulla scoperta dell'America da parte dei Norreni. Approfondiremo la figura di Eric il Rosso e le sue avventure, svelando i dettagli di questa incredibile parte della storia. Quindi, se siete curiosi di scoprire di più su questi intriganti argomenti, assicuratevi di iscrivervi e di attivare le notifiche per non perdere i prossimi video. Grazie per averci seguito fino a qui e non vediamo l'ora di condividere con voi i prossimi capitoli di queste affascinanti storie. Alla prossima!